Hello, everybody. Welcome to Global Shiatsu Community for All, our Global Shiatsu virtual gathering. Today is January 15th, 2022. Number one. Now, Mari is our number one guest presenter. She has so much to offer. We cannot wait to hear from her accomplishment, her love for children and family. She's in Italy. She works at the hospital. She helps so many children, babies, and family members, giving such a love and care and happiness to everybody. And we are so delighted to have Mari, and there's Roberto, Serena team is here. They are publishing us in Italy. They are presenting such a great work to the universe, to the world. They have been translating Masunaga Sensei's books and Mari's books. Such a dedication. Thank you so much for being here. Do you want to say hello, Serena, to everybody? Please unmute. Oh, please. Thank you, Kumiko. Thank you, Serena. Thank you, Kumiko. It's very, we are very happy to see here and to introduce Mary to Kumiko and Kumiko to Mary, because Mary is a very special Shiatsu therapist, and Kumiko and Eva are all friend of Global Shiatsu Virtual Gathering. It's a big family, so it's so nice that Mary can stay with us this evening. We work a lot about English translation of our book. We already have 3 books of Shitsuto Masunaga Sensei, and we work more and more, and we are a small editor, but we work a lot. And like Five Light Center, we are a small family or big family of Shiatsu. Yeah, big. So thank you very much. Thank you. Thank you, everybody, for being here today. Let's meditate together. Let's put the both hands together and reflect ourselves. And looking forward to 2022. Namu Shinyo Ichi Nyoto Toki Miho Tokeo Nenji Tate Matsuru Zangi Zange Rokkon Zaisho Metsujo Bonno Metsujo Gonsho Om Saraba Tatagyata Hanamana no Kyaromi. And let's send healing energy, happy, joyful energy to everybody. And let's start with Mari's presentation. Thank you, Mari. Yes, she has so many beautiful, wonderful books. Puoi iniziare, Mary, credo. Saluti a tutti, sono felice di condividere con voi il lavoro che porto avanti da 25 anni, Shiatsu e bimbi. Hi everybody, I'm happy to share with you the activity I started
25 years ago, Shiatsu and children. Perché lo shiatsu per neonati e bambini? Proprio perché l'essenza dello shiatsu è il tatto. E il tatto è la prima esperienza sensoriale che abbiamo. Why Shiatsu for newborns and children? Just because the essence of Shiatsu is touch. And touch is the first sensory experience we have in life. Essere nutriti, essere tenuti in braccio, il calore e il benessere fisico devono provenire dall'esterno. Being fed, being cuddled, physical wellness, all come from the outside. Il cucciolo d'uomo non è in grado di soddisfare i suoi bisogni. Tutto deve venire da chi gli sta vicino, da chi si prende cura di lui. Man cubs are vulnerable, helpless, constantly needing the help of the people who take care of them. Se le sue emozioni e le sue richieste trovano risposta, il bambino svilupperà la fiducia, sentirà che il mondo è un luogo amichevole. Se invece non troverà risposta, sentirà la sua sopravvivenza costantemente minacciata e l'ansia sarà insostenibile. So if emotions, requests are satisfied, babies will be confident, they will feel the world is a friendly place to live in. On the contrary, if needs are not satisfied, anxiety will become unbearable and the sense of survival constantly threatened. È interessante notare come durante un trattamento shiatsu il neonato cambia la sua posizione fetale. Non è più rannicchiato, chiuso, ma si allunga, si apre al mondo. It's interesting to observe that during a shiatsu treatment, babies tend to change their fetal position. They are no longer curled up, closed, but their bodies start to stretch, to open up to the world. Non sempre è facile per i genitori comunicare con un bimbo appena nato. Per noi adulti comunicazione vuol dire parola e se questa manca ci possono essere delle difficoltà. Sometimes it's rather difficult for parents to communicate with their newborn. For adults, communication means using words and having an immediate feedback. Spesse volte i genitori davanti al pianto del bambino non sanno cosa fare, si innervosiscono, non capiscono e si innesca quel meccanismo vizioso dal quale è difficile uscire. Dolore, pianto da parte del bambino, ansia, paura da parte dei genitori. So sometimes it's rather difficult for parents to communicate with their newborn. When the baby is crying, parents often don't know what to do. They get nervous and there is a sort of vicious circle. Pain, sobs of despair on the baby's hands, and anxiety and apprehension on the parents. Ed ecco che lo shiatsu può intervenire positivamente. Il tocco calma, rassicura, ci fa entrare in un'altra dimensione. At this very moment, Shiatsu can have step in and have a positive effect. A gentle touch can calm down and reassure, and it helps the baby to get into a different dimension. Attraverso il contatto si crea un nuovo tipo di comunicazione. Non serve la parola. Le mani della madre e del padre imparano a comunicare con il bimbo, ascoltano le tensioni, i dolori e sentono la risposta. A new kind of communication is established. Words are no longer necessary. Parents get used to feeling their baby's tensions and the answers to their touch. Le tensioni si allentano, il dolore si placa. Finalmente si può parlare con il bambino e il bambino risponde. E
così si crea un momento di forte comunicazione. Sorrisi, discorsi, sensazioni di gran benessere sono le risposte del bambino al contatto. So little by little tension is released and the parent-child bond is strengthened. Communication gets deeper and stronger, and parents feel reassured, and they understand that crying is the only way for their baby to communicate stress, pain, discomfort. E da parte dei genitori un modo semplice per entrare in comunicazione, un modo per sentire le sue necessità, essere toccato, rassicurato. Il pianto del bambino è il suo modo di parlare. Non ascoltare la crudeltà che può creare solo dolore e solitudine. So it's cruel to ignore a baby's crying. If we tend to ignore crying, pain and solitude will prevail. Il neonato vive l'attimo presente, se è rassicurato, toccato con amore, si sente tranquillo, sicuro, e questo benessere rimarrà nel profondo del suo essere, nella sua memoria, e gli permetterà di diventare un adulto più sicuro e compassionevole. Newborns live in the present. When they are touched with love, they feel calm and reassured, and these positive feelings will remain in their memory, deep in their being, and will probably help them to become confident and sympathetic adults. Il contatto fisico aiuta il bambino a lasciare andare le tensioni ed è evidente la differenza tra chi è stato cullato, massaggiato, vezzeggiato e il bimbo che non ha avuto queste attenzioni. So touch and physical contact help the baby to release tension, and it isn't difficult to feel the difference between a baby who has been cuddled, touched with love, and a baby who hasn't had this kind of experience. Se prendo in braccio un bimbo abituato al contatto, il suo corpo è morbido, non oppone resistenza, non ci sono blocchi. Viceversa il bambino che non ha avuto queste attenzioni, che non ha confidenza con il contatto corporeo, il corpo si irrigidisce, la schiena si inarca, oppone resistenza, il flusso energetico è bloccato. So if a baby is used to being touched, the body is soft, there is no resistance, there are no blockages. On the contrary, the body offers resistance, the back arches, the energy flow is blocked. Durante gli incontri dove insegno alle mamme il trattamento del bimbo, vedo che all'inizio il loro tocco è frettoloso, sfuggente, nervoso, ma poi con il procedere degli incontri cambia il loro modo di rapportarsi con il bimbo. Il tocco diventa tranquillo, morbido, avvolgente e rassicurante e il bimbo non ha più le coliche. During our meetings, parents are taught to carry out the massage. At first, their touch is quick. It's a sort of nervous, fleeting touch. But after some practice, their approach changes. They feel more confident and their touch becomes calm, cozy, relaxing. È emozionante assistere a questi cambiamenti. Ora la mamma conosce veramente il suo bimbo, sa dialogare con lui e grazie a questa comunicazione non verbale può instaurare un rapporto profondo. Nel silenzio ascolta tutti i messaggi che il bimbo le invia. So it's exciting to notice these changes. And thanks to this kind of communication, moms feel a deeper bond and understand the messages the baby is sending. Lui conosce già questo modo di comunicare. Il suo modo è legato all'aspetto sensoriale.
Lui sente se la mamma è tesa o rilassata, se è arrabbiata o felice, se è stanca o in pace con se stessa. Se sto ascoltando, no? Babies are deeply tied to the sensory aspects of communication. So it's easy for them to feel if mom is relaxed or tense, happy or sad, energetic or tired. Ora è possibile condividere questo modo di comunicare e la risposta è sempre positiva. Sorrisi, gorgogli, sensazioni di gran benessere e, come dicevo prima, pace e serenità che rimarranno nel profondo e accompagneranno il bimbo anche nell'età adulta. Now it's possible to share this means of communication. A baby's reaction is always positive, cooing, smiles, tranquility. This peaceful attitude will remain deep inside and will accompany the child in adult life. Spesse volte c'è il timore di viziare il neonato, ma invece ricordiamoci che andare incontro alle sue necessità non è viziare, ma semplicemente accoglierlo e non farlo sentire solo. Parents are often worried because they fear they are spoiling the baby, but this is not the case. They are only satisfying their baby's needs. They are taking care of them. They are helping them not to feel lonely. Questo nostro mondo tecnologico e razionale spezza troppo presto questa necessità del contatto fisico. Il neonato ha bisogno, anche dopo la nascita, del rapporto simbiotico che aveva con la mamma nella vita uterina. Perciò il tenere in braccio il bambino non è viziarlo, ma semplicemente andare incontro ai suoi bisogni. Our rational technological world tends to interrupt this need for physical contact too early. Newborns used to feel the symbiotic relation with their moms in uterine life, and this relation, which is very, very important, shouldn't be interrupted after birth. Nei popoli dove il contatto corporeo con il bimbo è mantenuto costante, o perché in braccio alla mamma, o perché avvolto nella fascia, ma comunque sempre vicino alla mamma, troviamo bambini tranquilli, senza aggressività, felici. So in cultures and communities where physical contact is maintained constant and moms either hold their babies for a long time or use a baby wrap, we can see happy and calm children showing no sign of aggression. Dobbiamo ricordare che durante la gravidanza il legame tra mamma e bambino è stato molto forte e non possiamo pensare che al momento della nascita questo legame si spezzi con il taglio del cordone ombelicale. So during pregnancy, there is a special bond connecting baby and mother. And this special bond can't be interrupted with the cutting on the umbilical cord. Sì, il cordone ombelicale si spezza, ma solo quello fisico rimane molto forte, quello eterico. So the umbilical cord is cut soon after birth, but the etheric body remains and is very, very strong. Quando siamo in ospedale non sempre è possibile trattare il bambino, spesse volte è nervoso, oppure ha aghetti, cateteri, ferite e non sappiamo dove mettere le mani e allora trattiamo la mamma. E mano a mano che la mamma si rilassa, anche il bambino si rilassa. È un momento molto forte questo per noi, perché proprio si sente che nella stanza cambia l'aria, cioè ci sono vibrazioni nuove, l'emozione si può toccare con mano. So sometimes it isn't possible to treat babies or children in hospital
Maybe they are too nervous, or there are catheters, needles on their body, and you don't know where to touch. In that case, we decide to treat moms. They relax, and this has a positive effect on the babies, who sometimes fall asleep. This is a magic moment, and there are new vibrations in the air, and we often experience a very strong emotion. Perciò possiamo riassumere i benefici dello shiatsu per neonati e bambini. Benessere emotivo al primo posto, perché proprio il trattamento shiatsu calma, rilassa, e il bambino proprio lo vediamo che ha un visetto sorridente, più rilassato. Shiatsu benefits for newborns and children can be summarized as follows. We have emotional well-being, and a shiatsu treatment helps to reduce stress. It improves relaxation, and sometimes children are angry, sad, nervous, but after treatment, they look more relaxed, calm. And some of them start playing and some are smiling. Abbiamo poi un benessere corporeo e nello sviluppo fisico, perché il trattamento shiatsu porta equilibrio in tutto il corpo, perciò anche gli organi ne trovano beneficio, la respirazione, la digestione, l'evacuazione, e così poi, togliendo le tensioni, permette al bambino di svilupparsi in modo armonico. We also have physical well-being. A shiatsu treatment corrects imbalances in the body and restores the energy flow. It's good for digestion, it relieves constipation, it helps breathing. And at the same time, it favors the harmonious development of the body when the child grows up. Benessere nella relazione genitore-figlio, proprio perché grazie al contatto corporeo è un valido aiuto per una buona comunicazione non verbale, indispensabile nel rapporto affettivo genitore-figlio. We also have benefits in the parent-child relation. And thanks to physical contact, shiatsu helps non-verbal communication and strengthens the bond between parent and child. Benessere cognitivo. In alcuni ospedali sono state fatte delle ricerche. I bambini massaggiati hanno uno sviluppo neurologico maggiore dei bambini non massaggiati. We can also have cognitive well-being, and recent research has emphasized the positive effect of shiatsu on the neurological development and cognitive function of children. E ultima cosa, ma non per questo molto importante, è un piacere sia per i genitori che per i bambini. Perciò lasciamo che se lo godano insieme. So last but not least, a shiatsu treatment is a pleasure for both parents and children. So why not enjoy it? Ed ora ci vorrebbe il video. Now it's time for the video. Can you hear us? Yes, we can. Yes, yes. Okay. The video now. Okay, done. Ok. Yes. Okay, Ok. good. So, Mi presento Viola, 3 mesi. This is Viola, 3 months. Questo esercizio aiuta a liberare la cassa toracica, quindi la respirazione. So I'm closing and opening arms a few times.
Qui chiudo e apro le gambette, lo ripeto alcune volte per migliorare l'apertura e il rilassamento delle articolazioni del bacino. Closing and opening the legs to improve the joint function in the pelvis and relax the base of the spine. E aiuta a rilassare la base della colonna. Ed ora la gamba e il braccio opposti. Opposite leg and arm. Several times. Chiudere e aprire. Qui creiamo una piccola torsione alla colonna ed è utile per liberare tutta la schiena. It's useful to create, to release tension. Create a small torsion of the spine. Questa sequenza è una ginnastica passiva delle articolazioni ed è utile nei primi mesi di vita. This sequence can be considered a sort of passive gymnastics for the joints, and it's very, very useful in the first months. Ed ora passiamo al trattamento dei piedini. Feet. Rotazione della caviglia. Gentle rocking of the ankles. Gli antichi cinesi chiamavano questo movimento l'apertura dei cancelli perché andiamo a liberare, andiamo a lavorare su tutti i meridiani. The ancient Chinese called this movement the opening of the gates because all meridians are involved. Do that in both directions. Sì, in tutte e due le direzioni, certo. Lavoro la flessione, questa. Flexion. E porto l'attenzione alla pianta del piede dove sono riflesse tutte le parti del corpo. So, paying attention to the hollow part, the intestine point. E nel caso di neonati e bambini piccoli porto soprattutto l'attenzione all'incavo del piede dove sono riflesse le condizioni dell'intestino. Okay, so I am trying to release tension in the intestine point. Lavoro le dita una per una. Gentle rocking of the fingers, one by one. Con il pollice scivolo lungo gli spazi tra i metatarsi. Using my thumb along the metatarsal spaces E il collo del piede. and the dorsal region. Ancora la rotazione. Gentle rocking. Cerco di fare in modo che il contatto sia morbido ed avvolgente, perché va bene trattare i punti e le zone specifiche, ma proprio ricordiamoci che la pelle è collegata al sistema nervoso, perciò è utile trattare tutto il corpo. Touch should be soft, enveloping. It's important to treat specific areas, but don't forget all the skin is connected to the nervous system, and ectoderm is one of the primary layers in embryonic development, and it originates skin cells and brain neurons. Allora, è importante, come dicevo prima, sciogliere bene la zona dell'arco plantare e anche il polpaccio, perché in queste zone c'è riflessa la ricondizione dell'intestino. È molto facile nei bambini piccoli durante lo svezzamento trovare queste zone molto contratte, proprio perché l'intestino è sovraccaricato. It's important to treat calves
always linked to the intestine. And like the cells, these parts are often contracted and signal problems in the intestine. And these problems are frequent in the first months and during weaning. E ho fatto un attimo fa la rotazione antiorale invece sulla pianta del piede per togliere appunto sia tensioni e addominali, ma anche proprio se il bambino è un po' agitato, molto utile. Ecco, qui lavoro il polpaccio. Anti-clockwise rocking to promote sleep. Ricerca del punto chio, il punto vuoto, anche questo è importante, fermarsi per qualche respiro in questi punti. And it's important to identify the kyo point and apply pressure to this area. Ora Viola ha 5 mesi. Here Viola is 5. Lavoro l'addome. Abdomen first. Con i pollici scivolo sotto le arcate costali. Along the rib arches and the central line. E con il pollice seguo il bordo dell'addome. Thumb pressure over the outer area. Salto la vescica. Bladder is not involved. Faccio delle rotazioni sullo sterno. Questo è utile per rafforzare il sistema digestivo. Rotation of pressure on the central line of the sternum. It's important to reinforce the digestive system. E mi fermo poi nel punto a metà tra la punta dello sterno e l'ombelico. Yeah. And paying attention to the area between the sternum and the belly button. Tratto la schiena, The back. vado sul governatore nervoso facendo una leggerissima pressione tra vertebra e vertebra. The governing vessel, a light pressure between the vertebrae. E poi una spirale in senso orario, anche questa la ripeto più volte. Clockwise, a spiral pressure along the backbone. And I repeat it a few times. La domanda che mi viene fatta più frequentemente è: come fai a trattare un bambino così piccolo? So people often ask me, how can you treat a baby? La risposta la vedete, lo seguo nei suoi movimenti, è come una danza. Lui mi mette in evidenza le parti e io queste tratto. So well, as you can see, I try to follow the baby's movements, treating the parts of the body she's offering me, like a dance. Anche se si muove in continuazione, Viola accetta volentieri il trattamento, perciò procedo tranquilla. Mi fermo solo se il bambino si lamenta o piange. Le esigenze del piccolo devono sempre essere rispettate. Even if Viola is moving all the time, she seems to accept the treatment. So I can go on without problems. I'll stop only if the baby starts crying or moaning. A baby needs must always be respected. Avete visto la mano? È come il piede, rotazione dei polsi, il dito per dito, lavoro il palmo e anche qui faccio le rotazioni in senso antiorario. The hands
anti-clockwise rotation of each finger to promote sleep, release tension, and eliminate intestinal gases. Può succedere che il bimbo non ami essere trattato in qualche zona, in qualche punto. Non mi preoccupo, cerco, magari provo più avanti, oppure se proprio non vuole, quando dorme, in modo da lavorare tutto il corpo, in modo che lui viva il suo corpo nella sua totalità. So it may happen a baby doesn't feel like being touched in some areas of the body. Well, don't worry about that. We can try later on, or maybe when the baby is sleeping. Il trattamento del neonato dura circa 10 minuti o poco più. Io consiglio il trattamento completo in un momento particolare della giornata, come il bagnetto, e poi durante la giornata, non so, quando abbiamo il bambino in braccio, magari gli lavoriamo i piedini, i polpacci, soprattutto se soffre di coliche addominali. Treatment should last no more than 10 minutes. When the babies are a bit older, it's better to treat them in a fixed moment of the day, maybe at bath time. And then when we hold them during the day, we can massage feet and calves, especially if they suffer from colic or constipation. Ancora tratto i punti chio, vedete che Viola si muove sempre, ma questo è l'unico momento che sta ferma. Viola is always on the move. Una leggera trazione che è più un pensiero che una trazione vera e propria. A very light traction over the spine. È importante trattare il bambino quando sta bene e poi quando a questo modo anche per prevenire le coliche addominali. Poi se succede che ha le coliche, lo tratto ancora e lui collega, questo è un momento di piacere, perciò anche questo aiuta nel rilassamento. So it's important to treat babies when they are fine to prevent colic. But if they are having one, we can try to massage them, and this can help. Io preferisco insegnare ai genitori il trattamento per tutti i motivi che vi ho detto prima, ma anche perché l'ideale, soprattutto quando il bambino cresce, l'ideale è trattarlo quando è stanco, quando è sonno, quando è il momento delle coccole, sicuramente non quando ha voglia di giocare. So I usually tell parents it's ideal to treat their children when they are sleepy or tired or waiting for cuddles. This happens when they are older, of course. Anyway, don't treat your children when they feel like pain, for example. E chiudo con un contatto sacro-addome. I end the treatment with contact sacrum abdomen. Ed ora vorrei parlarvi delle esperienze in pediatria. Se per favore fate vedere la locandina. Now I would like to talk about my experience in pediatrics. And please show the flyer if it's possible. È da 25 anni che trattiamo i bambini in ospedale, siamo una quindicina di operatori e appunto trattiamo tutti i bambini ricoverati, quelli che lo desiderano. A group of Shiatsu therapists started to work on hospitalized children about 25 years ago. And there are 15 of us now.
Chiedi se è possibile. L'ho già chiesto. Vabbè, andiamo avanti. Sì, ok. Lo shiatsu si rivela utile a volte per curare, ma sempre per rilassare e ridurre o eliminare il dolore, non solo quello fisico, ma anche quello emotivo, e per rilassare la mente. Sometimes Shiatsu can cure, but it's always useful to relax, to reduce or eliminate not only physical pain, but also emotional suffering. Grazie allo shiatsu, l'organismo produce endorfine che sono in grado di innalzare la soglia del dolore e aumentare la sensazione di piacere. Thanks to Shiatsu, the body generates endorphins, which can raise the pain threshold and increase the sense of pleasure. Diminuisce la presenza di adrenalina e cortisolo, gli ormoni dello stress. It reduces adrenaline and cortisol, the stress hormones. Alza i livelli di ossitocina e serotonina, che sono utili come antistress e riduzione dell'ansia, promuovendo così il processo di guarigione. And it also raises oxytocin and serotonin levels, which are useful to fight stress and have a calming effect. In this way, the healing process is promoted. Vorrei portarvi qualche esperienza che vissute in pediatria relative a neonati e bambini piccoli, visto che questo è l'argomento di oggi. I'd like to describe some experience with the newborns and babies, which is today's topic. Chiara, una neonata di 20 giorni circa, è stata operata all'intestino, ma ancora l'intestino è bloccato. Se non si risolve il problema, dovrà essere operata una seconda volta. Chiara is a 20-day-old baby. Her intestine is blocked after surgery. If the problem isn't solved, a second operation is necessary. Quando ho preso contatto con Chiara, oltre a sentire molto contratte le zone dove dove è riflesso l'intestino, perciò abbiamo visto arco plantare e polpaccio, sento che Chiara ha accumulato un notevole stress. I start treating the sole and the calves, and I feel these areas are really tense. I can feel all the stress that the baby has experienced. Faccio vedere alla mamma la sequenza del trattamento e le raccomando di ripeterla tutti i giorni. E le raccomando anche di tenersi la piccola vicina. Dopo pochi giorni la coordinatrice mi comunica che le cose stanno migliorando e quando torno la settimana successiva non si parla più del secondo intervento. Chiara scarica tutti i giorni e non è più così tanto stressata. I show Chiara's mom the sequence of the treatment, advising her to repeat it every day and to keep the little one near her. After some days, the supervisor tells me that Chiara is better. She can poop every day, and after a week, doctors don't mention the need for a second operation. Trattando neonati, anche prematuri e bambini ricoverati in pediatria d'urgenza, dove spesse volte sono ricoverati bambini che hanno problemi respiratori, dopo pochi minuti di trattamento vediamo nel monitor che i livelli di ossigeno nel sangue sono nella norma. We often treat premature babies, newborns, or children in the emergency units. Here, breathing problems are very common, but soon after the treatment or even during it, blood oxygen levels return to normal. E tante volte i bambini corrucciati, tristi, dopo il trattamento hanno il visetto rilassato e sorridono. Very often face expressions change. Sad, frowning
faces become more relaxed and calm after treatment. Andrea ha circa 2 anni, ha subito un intervento. È in braccio alla mamma, si lascia trattare ma senza nessun coinvolgimento. È triste. Ma a un certo punto cambia qualcosa e mi fa un meraviglioso sorriso. La mamma ringrazia, è il primo sorriso di Andrea dopo l'intervento. Andrea is about 2 years old. He has undergone surgery. His mom is holding him. He looks sad, detached, but seems to accept treatment. Suddenly something happens. He starts smiling, a wonderful smile. And this is the first smile after surgery. And mom thanks me. Quando trattiamo bimbi che dormono in braccio alla mamma, questi si accorgono subito, dopo i primi tocchi, di quanto si rilassa il bimbo. Sentono il corpo diventare più pesante ed essere un tutt'uno con loro. Sometimes, if this is necessary, we treat children sleeping in their mom's hands. And after a few minutes, the moms realize their baby is relaxing because the body gets heavier and they experience a sort of unity, a closer connection with their baby. E questo non è poco, perché se il bimbo è completamente rilassato, tutte le energie vengono utilizzate per contrastare la malattia e migliorare il benessere. And this is important. If the child is relaxed, all energy is used to contrast illness and improve well-being. Un gruppo di ricercatori americani ha chiamato i neuroni dei massaggi affettuosi quei neuroni che si attivano quando ricevono carezze e producono nel cervello una sensazione di relax. A group of American scientists have studied neurons activated by caresses. These neurons induce relaxation and they have been called neurons of loving messages. A differenza delle fibre nervose normali che trasmettono la velocità, che trasmettono le sensazioni alla velocità di 60 metri al secondo, il canale delle carezze non ha nessuna fretta e porta il messaggio alla velocità di 1 metro al secondo. Unlike normal nerve fibers, which transmit sensations at the speed of 60 meters per second, this special channel proceeds more slowly at about 1 meter per second. Questo tocco leggero non conosce ostacoli e viene percepito anche in presenza di dolore. Questo senso è attivo e fra i più sviluppati fin dalla nascita. This gentle touch knows no obstacles and it is perceived even if pain is present. And this sense has been present since our birth and it's one of the most developed. E forse questa è la spiegazione del nostro lavoro. E d'altra parte l'uso delle mani per calmare, per confortare, guarire, tranquillizzare i bambini risale alle origini stesse della vita. Non abbiamo inventato niente, abbiamo semplicemente unito questa nostra capacità con quest'arte per la salute che è appunto lo shiatsu. So this maybe is the explanation of our job. Hands have been used as an instrument to cure, to comfort, and calm children since the origins of life. We have invented nothing. We have only combined this capacity to this ancient art, Shiatsu. E ci interrompiamo perché c'è la locandina. Questa è la locandina presente in tutti i reparti dove noi operiamo. So this is the flyer you can see in all units where we are working. Racconta una mamma. Eugenio è stato ricoverato in terapia intensiva che aveva 15 giorni.
e lì ha incontrato lo Shiatsu. È entrato in sintonia sin dal primo incontro. L'operatore gli ha trattato il piede e lui poi gli ha offerto l'altro piede. Poi il trattamento è proseguito in altre parti del corpo. Quando l'operatore è arrivato alla mano, Eugenio è diventato diffidente tutte le volte che era stato punto per tutti gli esami, ma poi gli è piaciuto e ha offerto l'altra mano. Si rilassa molto. Dopo il trattamento dorme calmo e tranquillo. A mom told us about her son Eugenio, and 15 days after his birth, he was in intensive care, and here a Shiatsu therapist started to treat him. And since the beginning, he started to appreciate the treatment, and the therapist started with his small foot, and soon Eugenio offered the other. And after that, other parts of the body were treated. And when it was the hand's turn, the baby became suspicious because he had experienced needles on his hands. But gradually, he started to relax and appreciate what the therapist was doing. And in the end, he offered the other hand. And after the treatment, he started to sleep. Tanti sono i neonati con problemi intestinali, sia coliche o stipsi, e sempre, o durante il trattamento o dopo, scaricano. So it's very common for newborns to suffer from intestinal pain, colic or constipation, and pooping is frequent during and after the treatment. Il ricovero ospedaliero è sempre un trauma. Tutti noi, non solo i piccoli, ma anche gli adulti, quando viviamo un dolore sia fisico che emozionale, istintivamente contraiamo il corpo, forse credendo di soffrire meno, ma lì appunto tratteniamo il ricordo di tutto quello che ci ha fatto soffrire. Newborns in intensive care have experienced few or no contacts with their moms, and they have already learned to activate defense mechanisms, building a sort of hard shell with their bodies, loading them with attention. Per questo è importante trattare il bambino dove ha sofferto. È necessario rilassare e distendere la muscolatura, in modo che non vengano immagazzinati ricordi di dolore e sofferenza. E questo lo insegno anche alle mamme. Thanks to Shiatsu, it's possible to relax and release tension. And hospitalization is always a traumatic event when we experience pain, both physical or emotional. We contract our bodies by instinct and keep the memory of what made us suffer. Grazie allo Shiatsu, delicatamente, sciogliendo le contrazioni, possiamo permettere al bambino di vivere il suo corpo come unità, lasciando andare il ricordo del dolore vissuto. And thanks to Shiatsu, we can help the babies experience their body as a unity, and at the same time let the memory of pain drop away. Vorrei concludere con le parole della dottoressa che ci segue, la dottoressa Franca Benini. Sono un medico e da più di 20 anni assisto nei vari reparti pediatrici alla magia dello Shiatsu. Vedo la tranquillità e la serenità negli occhi dei bambini trattati e in quelli dei genitori. Assisto alla comunicazione del tocco e delle parole. Condivido la cura della persona nella molteplicità del suo essere e della sua storia. Non dobbiamo dimenticare che accanto ai splendidi risultati medico-tecnologici dobbiamo sempre aver presente il bene della persona. I'd like to conclude by quoting Dr. Franca Benini.
director of palliative care and pain therapy units in pediatrics. She says, over more than 20 years, I have seen the magic of Shiatsu in children units. I have seen calm and tranquility in the eyes of both children and parents. I have witnessed communication through touch and words, the attention to the care of the person in the multiplicity of its being and history. We mustn't forget that along with medical and technological results, we must always promote the well-being of the person. Vi ringrazio dell'attenzione. Thank you for your attention. Thank you so much for a beautiful, beautiful service you are doing to the family and to the world. It's amazing work. Thank you, Mari. Non si sente. Non si sente. We can't hear you. Oh, you couldn't hear me. Well, I appreciate so much what you've been sharing through your hands, through your whole being to help children, babies, and families. It's such a great service you're doing to everybody. It's such a beautiful, beautiful work. Thank you. And I saw the babies there. They're so cute on your videos. They are becoming smiling and moving their hands and the feet with joy and moving together. Yeah, and it was so beautiful. Yes, so cute. So everybody, do you have any questions? Or do you have any comments? Mark, you always have some beautiful things to say. Please give us your feedback. You already have two beautiful grown-up children. You're muted, Mark. Please unmute yourself. It's Yes. beautiful presentation. I love the joy of the children feeling healing touch. And I guess my question would be the relationship that the Shiatsu therapist has with the parents. Is this something that is arranged with the doctors or the parents or both? Or how does, I'm wondering how the therapist comes in to the hospital setting, whether this is something that's previously set up. How does it, I guess my question is what are the arrangements that happen before you touch a child? I think there's translation needed. Yeah, there probably is. There's Maybe but, Serena, maybe- can you ask Yeah, Mari Oh, in Italian? Mari, posso aiutarti? Sì? Posso aiutarti o ti sta traducendo quello che ha chiesto? Domanda. No, ok. Allora, non ho sentito tuttissimo, spero di ricordarmi tutto. Chiede, per favore, come funziona il rapporto con, se ho ben capito, il rapporto con gli adulti, quindi con i genitori e con i medici, e come funziona, cioè che cosa si fa prima, insomma, come funziona questa cosa che fate in ospedale. We can't hear you. Allora,
I genitori sanno, appunto, ricevono un opuscolo, sanno che c'è lo shiatsu, e c'è il passaparola. I medici, sì, cioè tutti sono d'accordo, ecco, tutti sanno. Direi che c'è anche, funziona tanto sul passaparola. Prova. Sentiamo adesso? Sì, adesso sì. Ok. Per dire, una volta mi è successo di trattare una mamma e la settimana dopo, allora noi abbiamo la lista dei bambini che vogliono essere trattati e invece la settimana dopo ho trovato la lista delle mamme che volevano essere trattate. Ecco. We have the list of the babies who have to be treated, and one day I treated a mom, and after the following week I had the list of moms who were waiting for the treatment. Ecco, forse chiedeva anche qualcosa in più sul rapporto con i genitori e il rapporto con i medici dell'ospedale, se ho capito bene. Il rapporto con i genitori, loro sono lì presenti, danno l'adesione. Ecco, cioè se i genitori sono molto favorevoli allo shiatsu perché vedono i benefici sul bambino. Parents are normally in favor of treatments because they can personally see the effects, the positive effects of the treatment on their babies. So they are always happy if they have this opportunity. And the doctors as well. I mean, all the doctors are informed and are in favor of treatments. Tutti i dottori sono... Sì, loro... sì, non sono molto presenti, però sono d'accordo, sanno tutti i benefici, ecco. Quando ho trovato un giorno il primario, appunto, ha detto sì, cioè bisogna riprendere al più presto lo shiatsu perché lo shiatsu è terapia. So, doctors are in favor of treatments and they know that shiatsu treatments can be considered a sort of therapy for the children. So they support our activity. Yes, we interviewed Mari a couple of weeks ago. Mari told us all the doctors and nurses at the hospital, they are so happy with her and her team's work. And they welcomed Shiatsu practitioners in their hospital. And that was such a great statement I received from her. In the US, there's so many regulations and guidelines, restrictions, but in Italy, there is shiatsu in the hospitals. So it's so inspiring for me. So we have so many things to do, and we need everybody to help us to bring shiatsu, reach out more people. Actually, I was told shiatsu
by my grandmother. And that touches me forever in my life. So such shiatsu is such a gift. So please share your educated, share your trained hands with your family, friends, neighbors, and communities. So thank you, Mari, for your such an inspirational talk and such a pleasure. Grazie a te, grazie a Honor te, to grazie a have you. tutti. Thank you so much. Thank you. Hold on, Kumiko, wait for the translation maybe. The I don't know if Mary had the translation. Okay, I guess maybe later. Yes. So so for tomorrow, now, maybe. there's a comment from Dawn, and she says, "Hi, Mary. It was so beautiful to watch the video of the baby receiving shiatsu. If every baby could experience this, it would be so wonderful." Can anyone translate this? Maybe Serena? Sì, Mary ha capito il senso Ti di quello ha che è stato tradotto. detto. Sì, Yes, sì, she sì. understood. She understood. Oh, okay. And also Mark Dot says, "Thank you, Mary. So inspirational. Seeing the babies receiving shiatsu reminded me how natural they receive." Insomma, ti ringraziano soprattutto per aver visto il trattamento sul video. Ok. Yes, Grazie a thank you voi. so much. That was such a beautiful presentation. Yes, and the babies, that was so sweet to watch their reactions. And Natasha says, "Grazie, thanks, merci, merci." E probabilmente passa anche in Italia. Così. And on behalf of all the children and their parents of the world, thank you for the books that you wrote. Erika è molto più difficile. Anche qua. Non pensate. Now we are looking to translate the books in English because Oh, are wonderful. very beautiful books. Many books are very, very beautiful and right, and the books are easy to improve for the parents to and for the therapist Yeah. actually. Sì, vorrei dire che anche in Italia non è così facile, anche So, questa dottoressa. Mary would like to say that Brava. in Italy it is a little bit, it is difficult to start shiatsu in hospitals. It took them a lot of time to get in touch with the doctors and try to convince them to start this experience. Oh, but it's such a gift, and thank you for all the work that you do, that you have done. This is so wonderful, beyond words. Grazie per il meraviglioso lavoro. Grazie a tutti voi. Yes, Have a happy New Year. yes, Mari opened the door, persuade to everybody to follow such an inspirational talk. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. And thank you, everyone. And at the end, I would like to share with you news from the Firelight Center. In February, a training program with Kumiko and Wendy starts. We have dates set already. Yes, Wendy has grandchildren, twins, and she gives the shiatsu. Yes. And parents are so happy. Her grandchildren are so happy.
making everybody happy there in the family. And it is a level one course, and we called it Shiatsu Wellness for All because level one, everyone can take this course, and we encourage families, couples, parents, everyone who stays at home to treat their loved ones. So it's in February. Please share the news if you can. Thank you. Così, no? Così siamo. Sì, così siamo. All right, so everybody have a great weekend, have a great week, and see you next Saturday. Thank you. And next Saturday, Bye. next Saturday we have very much. Oriana Viozzi from Rome, and Oriana will talk about Shiatsu in family-like setting food treatment. So join us next She's week. gonna demonstrate, and we are looking forward to it. Thank you, Another everybody. Italian wonderful guest. Ciao. Thank you. Bye Bye. bye. Ciao. Bye bye. Ciao Mary. Ciao. Brava. Ciao. Oh, good. And Roberto say thank you very much to Mary for the book because we don't have really in Europe other book about shiatsu and the child. The first book are about small child, and it's a book very easy and very nice for the parents and grandfather, grandmother, and for everyone. The second one is Shiatsu per uno for a baby. For a baby, and it's very nice because it's right from Mary and one psychologist. So there are in the book some picture, some scene of the baby before shiatsu treatment and after shiatsu treatment. And this book can show the difference. You can see the difference from before and after the treatments, and it's very nice. And the third books of Mary is about the hearts of the hospital therapy. So in this book you can really have the heart of the work in the hospital. So they are the story of the baby at the hospital, and all three books are very special. So we hope to find help to translate this book, and we don't know in the future. And it's, you know, that Roberto, he's every time to thinking about new new job and new idea. So we hope to do. We hope to translate in English, in French, this book, but it's very nice. This, if you see, is the difference before the treatment and after the treatment, drawing to a girl. This represents the difference to Oriental and Occidental and Oriental treatment. It's very nice. Oh, so nice. So nice.
Excuse me for my English. No, wonderful, wonderful. Have you understood? Miracle. Wonderful. Roberto, can you show me the cover of the book? Non ho La capito. copertina, puoi farle vedere la copertina? Oh, yes, yes. Yes, okay, okay. Is Shiatsu and diciamo, they say aspetta, and adolescenti, aspetta, and, teenager, Shiatsu and Teenager. teenager. Mm-hmm. Before and after. Very nice, very nice. This is some drawing Yes, yes. Oh. before and after, and change a lot. Bene, io- Sei sempre stato gentile. Un po' solamente. Oh, Bene. hi. Salutiamo tutti.